sarà già predisposto, lascerò lo spazio qui davanti affinché affinché questo complesso possa essere estendibile in verticale per fare le parti per costruzione di livello 4, e qui a sinistra mi lascerò tutto lo spazio in modo tale che io posso, semplicemente facendo copia, me ne metto un altro qua, mi toglierò i bilanciatori perché a quel punto non serviranno, ma non faccio altro che raddoppiarmelo tutte le volte che voglio a sinistra. Quindi è estendibile sia in verticale con altre parti di costruzione di livello superiore, sia orizzontalmente verso sinistra, aumentandone la produzione al minuto. Allora, facciamo i collegamenti. Insieme a voi volevo fare i collegamenti delle risorse. Allora, qui abbiamo necessità di un magazzino. Vabbè, mo lo metto giù che è per la legna. Poi il collegamento però lo famo per ultimo. Me lo porti pieno. Da qui importi, ma non me la esporti la legna, perché mi serve qua. Allora, qui in mezzo avevo intenzione di lasciare il passo per i camion. Ci faremo una strada fatta per benino. La piastrelleremo anche perché oltre a essere un qualcosina di esteticamente bello da vedere, quando, vedete come c'è sta scritto, quando i camion viaggiano sopra una pavimentazione la manutenzione dei veicoli cala del 20%, quindi quel veicolo si rovina molto più lentamente, quindi piano piano andremo a piastrellare un po' tutto dove camminano i camion per risparmiare un po' di manutenzione. Poi qui davanti ho tutto lo spazio che mi farà comodo per ampliare il mio polo industriale. Qui abbiamo polo siderurgico e il cemento, quindi da questa parte faremo gli ingredienti anche a salire, da quest'altra parte faremo tutto il complesso industriale che utilizza proprio questi ingredienti di qua per realizzare i prodotti. Tanto partiamo con le parti per costruzione, poi ci faremo anche le altre cose. Però qui dovrà la roba viaggiare alta, quindi sollevatore unità, questa dovrebbe essere, se l'ho calcolato bene, la giusta distanza per avere il minimo dei pali. Ci abbiamo 6 spazi per far passare i camion, ne hanno bisogno di 3, quindi c'è un doppio spazio, ci può essere circolazione sia in un lato sia nell'altro. Quindi il ferro ci viene qua e adesso questo però l'ho piazzato già male, già a livello 0 ci viaggiano le parti per costruzione, quindi a livello 1 facciamo viaggiare il ferro. Quindi te cavate un attimo dai coglioni, te devo rimettere, me lo alzi già di 1, così il ferro viaggerà a livello 1. E me ne devi venire qua. Il ferro lo mettiamo sul secondo ingresso, quindi te ti sposti leggerissimamente di qua, così, e vai qua. Da quest'altra parte il livello 0 è libero, quindi ci posso far viaggiare tranquillissimamente il legno. Altra cosa, se vi ricordate tutti i conti, io non sono mai andato sopra le 60, quindi per il momento ci basta tutto a livello 1 dei nastri, non c'è bisogno che andiamo a livelli superiori. E le parti per costruzione di livello 1 sono... Ah no, c'è il cemento. Volevi... Cemento ce l'abbiamo qua sulle lastre di calcestruzzo. Qua mi devi attraversare a livello 5. Il calcestruzzo lo faremo viaggiare a livello... Allora, 2 ci volevo far viaggiare l'acciaio, onestamente. 3 questo. Il calcestruzzo faremo viaggiare a livello 4. Così c'è anche in ordine a sali, che mi posso ricordare più facilmente. Abbiamo detto a livello 4, quindi... 1, 2, 3 e 4. Al contrario, così. Da vedere quando non ci ho preso. Forse tu uno più avanti. Naia. Uno indietro. Ah, ok.
Sono stato forse anche troppo lontano, però voglio tenermi largo, non voglio farmi le cose troppo appiccicate, tanto lo spazio anche qui a destra ce ne abbiamo a più che sufficienza. Famo che viaggi qua. Ok. Così. No, non me te devi attaccare. Qua sopra. Qua. Qua. E mette fermi qua un attimo. Devo ripiazzare il sollevatore, unità. 2, 3 e 4. Così. Ok. E anche le lastre di calcestruzzo le abbiamo portate. Quindi qui c'è il legno, qui c'è il ferro e qua ci sono le lastre di calcestruzzo. Per le parti di costruzione di livello 2 abbiamo bisogno dell'elettronica. Allora, l'elettronica si fa con gomma e rame. Allora, in futuro il complessino delle parti per costruzione di livello 4 mi finirà all'incirca... Beh, questo non ci sarà bisogno. No, 4 a 4 a livello terminale delle parti per costruzione. Adesso ovviamente non me le fa selezionare, però l'elettronica, come altre cosine che dovremo automatizzare, le possiamo fare da qui in avanti. Dopo sta roba qua me la tolgo, eh. Adesso mi serviva il fantasma per vedere dove potremmo andare a fare sta roba. Riprendiamo l'assemblatore dell'elettronica. Ecco, mi lascio sto spazietto qua per fare un po' di magheggi. Ma mi piglio altri 2 spazi, va. E se dovesse servire, anzi mi servirà il magazzino della gomma e tutto quanto, quindi prendete più spazio e vaffanculo. A posto. Questo qui mi farà l'elettronica, di cui ho bisogno. Ma qui posso fare questo, senza che nessuno si offende. Posso mettere il magazzino della gomma di qua, così rimane su strada. Così. Qui mi porti la gomma. Mi importi ma non mi esporti. Tutto pieno. Nastro unità. E la gomma me la porti così. Abbiamo detto il rame viaggerà a livello 3. Riprendi sta affare. Metti qua. Dobbiamo solo modificare questo. Sollevatore unità. Allora, a livello 1, 2, 3 abbiamo detto. Così. Sali di 1. Ecco qua. Sollevatore unità. Due e 3. Nastro unità. Senza che mi attacchi. Mi vieni 1, 2, 3 abbiamo detto. Qua. Vieni su fino a qua. Ora mi attacchi. E entri qua. Ora noi abbiamo altre cosine da fare con questo complesso, ossia dammi un altro assemblatore. Oltre all'elettronica ci abbiamo da fare le parti per i componenti per veicoli e le componenti meccaniche. Voglio tutto estendibile sulla sinistra.
Tanto di qui, per non confondermi, posso togliere tutto al momento. Ok. Questo è il magazzino unità per l'elettronica. Non mi importi, ma mi esporti. Ora l'elettronica ci serve per fare le parti per veicoli. Ok, però è secondario. Quindi mettiamo un bilanciatore unità. Il calcestruzzo viaggia a livello 4. Il rame a livello 3. Viaggerà a livello 2 l'acciaio, che passerà oltre, quindi questo... No, si ferma prima anche l'acciaio, cazzata, scusate. Si ferma prima anche l'acciaio, quindi io c'ho libero sia l'1 che il 2 per far tornare indietro l'elettronica. Eh... Ah, tanto mi torno indietro a livello... Ah no, livello 0. Cazzata. A livello 1 mi torna indietro l'elettronica. Ah. Sollevatore unità. Ok, e qua mi torna indietro l'elettronica. Quindi la prima cosa che lui deve andare a rifornire sono le parti per costruzione. Successivamente va su questo bilanciatore unità. Mi ti sposti un attimo perché c'è un'altra cosa da fare. E qui verrà un intreccio. Deposito manutenzione. Però io non te le posso di su 200 cose la priorità. Ma in realtà la parte per veicoli non è che so così prioritaria. Allora, famo così. Sì, mi piace. Con priorità mi rifornisci questo qua. Il magazzino e le parti per costruzione. Scusa, le parti per costruzione e le componenti per veicoli hanno la stessa priorità. Un po' di qua e un po' di là. Ok. Quindi, ricapitolando, qui mi arriva la gomma, mi arriva il rame dal basso delle risorse, mi viene fatta l'elettronica, che con priorità mi torna indietro su questo nastro unità a livello 1 per farmi le parti per costruzione. Ho sbagliato? Hihihi. Fortuna 1 ricontrolla sempre. Sembrava l'averla fatta troppo corta. Qua e qua. Che con priorità mi viene a fare le parti per costruzione di livello 2. Quando lì si è fermata, dove stai? Quando questa linea si è attappata, però la manutenzione è importante quanto le parti per costruzione. Anzi, forse più. Allora, qui ne uso 6. Lui me ne fa 12. Qui ne uso 6 al minuto e qui ne uso 6 al minuto. Posto, perfetto. Quindi, ci so. Era più semplice di quanto pensassi. Ora ci siamo. L'elettronica arriva a questo bilanciatore unità che con priorità manda a questa uscita. A destra va alle parti per costruzione di livello 2, a sinistra va alla manutenzione, tanto lui ne fa 12. Le parti per costruzione me ne prendono 6, la manutenzione me ne vuole 6. Per il momento va bene così. Se più avanti upgradiamo, allunghiamo la linea per l'elettronica, non è un problema se ce ne serve più. Quando sia le parti per costruzione che la manutenzione non ce ne chiedono più, allora va quest'altro bilanciatore che con priorità mi fa i componenti per veicoli e tutto quello che avanza mi va al magazzino dell'elettronica. Sì, ci so, mi piace. Ade mi piace. Quindi le parti per costruzione del livello 2 l'abbiamo fatte. Ora ci abbiamo rimasto le parti per costruzione di livello 3, che già sono alimentate con le parti per costruzione di livello 2. Ci abbiamo
da portare l'acciaio che sta a livello 1, a livello 2, scusate. Okay, questo è l'attraversamento stradale, abbiamo detto a livello 2, quindi su. E poi ti attacchi sopra. C'ha ragione anche lei. Abbassi, ok. Arrivi qua e ora ti colleghi qua. Ok. Perfetto. Che altra robina ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da fare i componenti meccanici. Allora, ho fatto un paio di modifichine. L'elettronica viaggia a livello 5. Ho messo questo nastro trasportatore, questo sollevatore, scusate, unità a livello 5, mi torna indietro e mi va nelle parti per costruzione di livello 2. Viaggiando a livello 5 era l'ultimo che mi era rimasto libero. Il ferro passa la strada, arriva, viene qua, arriva questo bilanciatore unità che con priorità, già te la do, va a questa uscita qua. Speriamo di non aver sbagliato le altezze, no. Con priorità il ferro si fa tutta la traversata fino in cima. Non ti devi attaccare. Arriva qua e ora te devi attaccare. E con priorità mi viene ad alimentare questo assemblatore per fare le componenti meccaniche. Componenti meccaniche che ci vengono chieste, ma componenti meccaniche che ci vengono richieste dal deposito della manutenzione e per fare i componenti per veicoli. Allora, la scienza la faremo per gli affari sui, in modo che sia al momento momentaneamente svincolata. Componenti meccanici ce ne chiede 12. Tu me ne fai 12. Quindi me ne basta uno. Te mi consumi 15 di ferro. E te mi consumi 9, 24. Che sono la produzione che noi in questo momento facciamo. 24. Preciso. Sti giochini quando sono fatti bene, i conti ti ripresentano già belli preparati tra un po'. Questo me lo metti... Tanto spaziettino? Forse è anche troppo, ma vediamo. Bilanciatore unità. Sì, dai, lo spazietto me lo riguadagno. Allora, prendi tutto. Così. Con priorità alimenti il deposito di manutenzione. Se no, alimenti i componenti per veicoli. Quindi la priorità è sempre al deposito di manutenzione. Guardate come ci automatizziamo tutto. Sollevatore unità. 2, 3, 4 e 5. L'elettronica, come abbiamo detto prima, metà me va a destra alle parti per costruzione del livello 2 e metà mi torna indietro. Non ti attacca. No, adesso ti attacca, scusa. Ora non te devi attaccare. 1, 2, 3, 4, 5. Qua. E mi va alla manutenzione la metà. Poi la manutenzione del livello 2. Quanta me ne chiede l'elettronica? 12.
A posto. Già la predispongo, dopo magari all'inizio non lo faccio parte, poi appena aumentiamo il deposito di manutenzione del livello 2, ce lo famo. Ok, già predisposto il raddoppio anche dei componenti meccaniche. A posto, ci siamo automatizzati praticamente tutto. Qui ci abbiamo il complesso che ci andrà a fare tutte le parti di costruzione in maniera automatica, prendendo gli ingredienti direttamente dal complesso siderurgico e il complesso del calcestruzzo. Qui ci produciamo l'elettronica che ci alimenta con priorità la manutenzione e le parti di costruzione di livello 2. Se no, l'assemblatore che ci fa i componenti per veicoli e un po' ce ne mettiamo da parte. Qui davanti abbiamo gli assemblatori che ci fanno i componenti meccanici, che anche qui con priorità ci alimentano la manutenzione, altrimenti ci fa i componenti per veicoli. È tutto automatizzato e non dovrebbe costarci neanche chissà quanto. No. Insomma, e chi ce l'ha tutte queste parti per costruzione? Aspettate. Cerchiamo di farlo in maniera sapiente l'attivazione. Intanto ci attiviamo quello che ci fa le parti per costruzione di livello 1. Tanto finché non è pieno sto magazzino non me va avanti. Quindi ho messo un pausa un secondo. Le parti per costruzione del livello 2, le parti per costruzione del livello 3. Il magazzino dell'elettronica al momento non ci serve. Questo è solo pronto al raddoppio ma non ci serve. La manutenzione è prioritaria. Le componenti per veicoli al momento non ci servono. Togliamo la pausa e iniziamo a costruire. Poi mano a mano si sblocca. Poi come inizia a lavorare anche lui, ci darà una mano, un supporto, anche perché non so quante persone c'ho, quanti cristiani c'ho, quindi siamo agli ultimi 5 litri di greggio terminato. E anche questo giacimento se n'è annato, se n'è ghito. Addio. Quindi togliamo dalla pausa questo tubo. Vai. E il greggio ora inizia ad affluire al nostro complesso del diesel avanzato attraverso la banchina del molo da carico del deposito merci, via. Ok, perfetto. Allora, queste qui me le smonti, mi smonti tutto. Così recuperiamo un po' le parti per costruzione. 2/3 del complesso l'abbiamo finalmente realizzato, sono partiti gli assemblatori che ci fanno le parti per costruzione di livello 1 e l'assemblatore che ci fa le parti per costruzione di livello 2. È appena partito, ora ci abbiamo da fare quello con le parti di costruzione di livello 3. Devo raddoppiare l'elettronica perché se andiamo al deposito manutenzione e guardiamo, ce ne chiede 240, 230, 240 e lui me ne fa 220. Ora sta reggendo perché ce ne ho 2 dei depositi di manutenzione, ma questo lo devo upgradare. Appena c'è un po' più di parti per costruzione lo miglioro, ma prima di tutto devo farmi gli ingredienti, cioè l'elettronica e queste qua. Quindi faccio costruire un po' le parti per costruzione, me raddoppio questo, costruisco questo e ci vediamo per vedere il complesso finito e saluti ragazzi. Come vedete l'assemblatore delle parti di costruzione di livello 1 è fermo perché ho smantellato un pochino di roba. Ci sono le parti di costruzione di livello 1 derivanti dalla demolizione e lui in questo momento sta andando a fare le parti per costruzione di livello 2 con la demolizione. Appena queste qui saranno finite inizierà a rilavorare l'assemblatore di livello 1 fornendo le parti di costruzione all'assemblatore delle parti di costruzione di livello 2. Ho terminata la costruzione anche dell'assemblatore per le parti di costruzione di livello 3. Gli togliamo la pausa, gli operai sì, ce l'ho. Ed ecco qua, anche le parti di costruzione di livello 3 finalmente ce le abbiamo. Eccole qua.
le prime parti di costruzione di livello 3, con i quali potremo riuscire finalmente ad andare a fare tante costruzioni della nuova tecnologia. Certo, ne facciamo 3 al minuto, Ora in qualche modo cercherò di trovare un verso per fare un pochino più di ferro in modo da poter portare questi a livello 3 e averne un pochino di più a disposizione. Ottura me consumi 9. Questo è il nuovo deposito di manutenzione di livello 2 che ha due ricette. Una con i materiali riciclabili e uno senza. Ho ovviamente selezionato questa senza materiali riciclabili perché a differenza dei laboratori, qui te li produce. Non vedete, non c'è la linea tratteggiata intorno e quindi ancora non ho modo di gestire i materiali riciclabili, ma appena ci sarà la possibilità di poterli gestire, selezioniamo quest'altra ricetta così dal deposito di manutenzione troviamo anche degli scarti con i quali rialimentare i nostri altoforni, scusate, anzi altiforni, maledetta lingua italiana. Allora, qui ne consumiamo 15, qui ne consumiamo 15, qui ne consumiamo 9, ne andremo a consumare 18, saremmo a 33 e qui ne produco 24. Però non è sempre attivo l'acciaio, perché l'acciaio ne consumiamo solo 3, quindi la maggior parte del tempo sta spento. Andremo a consumarne 6, ma la maggior parte del tempo starebbe spenta quella dell'acciaio, quindi quella del ferro dovrebbe riuscire a stargli dietro, e se no bustiamo con un pochino di Unity, ma questi li dobbiamo adesso al momento portare assolutamente al livello 3 per avere un pochino più di produzione di parti per costruzione. Però con questo complessino ci siamo automatizzati tutti, la manutenzione, tutti gli ingredienti della manutenzione, l'elettronica e le parti per costruzione di livello 1, di livello 2 e di livello 3, e abbiamo messo automatizzato anche la gestione degli scarti, delle demolizioni e dei miglioramenti, sempre con le parti di costruzione. E oggi abbiamo fatto un enorme passo avanti nell'automatizzazione della costruzione della base e di tutti gli edifici della prossima tecnologia. E con questo vi saluto ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!